È meglio spendere 2000 euro in più su dei pannelli solari aggiuntivi o è meglio spendere 2000 euro in più magari per aumentare il pacco batterie? Benvenuti a tutti! Oggi vi voglio parlare dei pannelli solari. Sarà una puntata densa di informazioni, ho preparato tante schede perché ci sono tantissime cose da dire. Non mi fermerò adesso a parlare di come sono costruiti, di come funzionano, però ci sono alcuni aspetti che sono tra l'altro anche non troppo conosciuti che secondo me vale la pena approfondire. Vedremo un po' le cose fondamentali che bisogna conoscere per poter progettare nel modo corretto il nostro impianto solare. Perché non basta dire vado a comprare 6 kW di pannelli oppure mi servono tot pannelli per raggiungere una certa tensione. Ci sono tante cose che bisogna valutare, mettere in ordine, in modo da poter capire quali sono i pannelli che ci servono, quanti sono e quindi come andare a costruire il progetto. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto ricordati di mettere un like e di iscriverti al canale se sei interessato a questi argomenti, perché oltre a questo video sui pannelli solari ce ne sarà un altro sulle batterie e un altro ancora sugli inverter. Ci sono tanti aspetti da valutare, vi posso assicurare che non è una cosa semplicissima, ma neppure impossibile da capire. In questo video ci chiariremo le idee qual è la soluzione migliore nel nostro caso specifico. Iniziamo vedendo subito la cosa più importante dei pannelli solari. I pannelli solari hanno un'etichetta. Adesso vi faccio vedere un esempio, lo metto qua. I pannelli solari hanno tutti un'etichetta che ci permette di valutare alcune grandezze. Le più importanti sono la potenza massima di generazione elettrica quando sono appunto illuminati dal sole nelle migliori condizioni, dopodiché è la tensione massima che può raggiungere il nostro pannello quando non c'è carico, quindi tensione a vuoto, che è quel 38,67 volt, la massima tensione di massimo funzionamento, cioè quando riesce a erogare il massimo della sua potenza, che è 32,13, e la corrente massima che riesce a generare, che è 19,91. Se io andrò a mettere in cortocircuito il mio pannello solare, quindi proprio con i fili messi in cortocircuito, raggiungerò massimo una corrente di 13,67 A. E già qua vi dico subito una cosa che mi aggancio a questa cosa qua. Quando andiamo a mettere i fusibili sul nostro impianto solare, e tanti consigliano di mettere questi fusibili per protezione, in realtà noi difficilmente riusciremo a proteggere qualcosa, perché anche se dovessimo avere un cortocircuito a valle dei pannelli solari, cioè tra l'inverter e i pannelli solari, anche se mettiamo i fusibili, i pannelli solari non riusciranno mai a generare più corrente di questi 13,67 A e io non posso mettere un fusibile minore perché sennò salterebbe, perché già nell'uso normale questi pannelli producono 12,91 A, quindi dovrò mettere un fusibile a almeno di 15-20 A, questo è il normale. Capite bene che i pannelli non produrranno mai più di questa corrente e quindi non saranno mai in grado di far bruciare il fusibile. E questo vuol dire che allora non serve a mettere i fusibili? Diciamo che si mettono per altri motivi. Il fusibile io per esempio l'ho messo sul mio impianto perché così ho la possibilità di sezionare l'impianto, cioè aprire il circuito, io tolgo il fusibile, apro il portafusibile e sono sicuro che non avrò più la tensione e la corrente dei miei pannelli solari sul resto dell'impianto. Cosa che quando si va diciamo a montare un inverter con delle caratteristiche adatte all'uso abitativo, e normalmente le tensioni in gioco sono molto elevate, possono raggiungere i 400-450 volt anche, quindi è sempre meglio essere sicuri che l'impianto sia staccato. Un magnetotermico normalmente funziona bene, per queste tensioni non è così sicuro,
Io preferisco avere la sicurezza di aprire il portafusibile e sono sicuro che la tensione dai pannelli solari sicuramente sul mio impianto non arriva. Iniziamo allora quindi a vedere come scegliere i pannelli solari dati questi valori che abbiamo visto adesso. La cosa più banale, però più importante, ovviamente, è quanta potenza mi serve. E qui il discorso comincia a essere un po' complicato. Quindi, quanti pannelli fotovoltaici servono per il mio impianto fotovoltaico? Il calcolo viene fatto mettendo insieme diverse cose. L'esposizione, in che inclinazione dovrò mettere il pannello, l'azimut, tutte cose che vedremo tra un po', quanto spazio ho a disposizione. Ma una cosa importante riguarda anche l'inverter, perché l'inverter deve essere in grado di poter gestire questi pannelli. Anche l'inverter ha una targhetta in cui mi dice puoi utilizzare, diciamo che i MPPT, che sarebbero il controller solare, quello che gestisce il pannello solare, funziona in un certo range. E dopo abbiamo anche un pacco batterie. Anche questo deve essere dimensionato in un certo modo. E come vedete il discorso si complica un po'. Ovviamente dopo l'inverter deve servire per alimentare la casa e potersi collegare anche alla rete pubblica, perché in questo video io vorrei parlare specificatamente di impianti on-grid, quindi collegati anche alla rete pubblica. Per gli impianti off-grid diciamo, le valutazioni devono essere un po' diverse, non sono identiche, ci sono esigenze diverse dal punto di vista della casa. Normalmente, quindi, i tre elementi più importanti sono i pannelli fotovoltaici, l'inverter e la batteria. Spesso si costruiscono impianti standard, cioè 6 kW picco, questo vuol dire potenza massima dei pannelli solari, un inverter per esempio di 6 kW e un pacco batterie che può essere tra i 10 e i 15 kW. Di solito questi sono, diciamo, i parametri standard. Ma siamo sicuri che è proprio la soluzione migliore, quella più giusta per le nostre esigenze? Bisogna valutare diverse cose. Non è sufficiente bilanciare in questo modo, cioè 6 kW di pannelli con 6 kW di inverter e 10 kW per esempio di accumulo per avere l'impianto perfetto. Perché adesso vedremo che i pannelli solari possono essere anche più di 6 kW, anche se il nostro inverter gestisce massimo una potenza di ingresso di 6 kW. Sembra difficile, però adesso capiremo come. Quindi adesso parleremo di produzione fotovoltaica reale, che riguarda anche la stagione, il giorno, le ore, il meteo, la potenza elettrica che ci serve per il nostro impianto, cioè di quanta potenza abbiamo bisogno per poter pagare la bolletta nel suo insieme, come si fanno i collegamenti in serie e in parallelo, e entrambi i casi di solito si fanno tutte e due le cose insieme. Parleremo e valuteremo come incidono inclinazione, azimut e latitudine di dove si trova il nostro impianto fotovoltaico e vedremo anche se si riesce ad azzerare la bolletta elettrica completamente. Vi faccio già uno spoiler, i risultati finali li vedremo alla fine. Non è staccandosi dall'utenza elettrica il modo migliore per non pagare le bollette o per essere indipendenti nel pagare le bollette. Forse conviene aggiungere un po' di pannelli solari, vendere questa energia alla rete e con i soldi che ci rientrano dalla vendita dell'energia pagare tutte le spese fisse. Ma vedremo durante il corso del video come possiamo arrivare a questo senza spendere tanti soldi, tra l'altro. Allora, abbiamo già visto prima, questa è la struttura base del nostro impianto. Abbiamo i pannelli fotovoltaici, l'inverter, la batteria, siamo collegati alla rete pubblica perché siamo on grid e dopo abbiamo le utenze di casa. L'inverter
è un po' il cervello del nostro impianto e quindi va considerato in un modo specifico. Fa tanto anche l'inverter nella scelta dei pannelli solari. Quindi quando si vanno a scegliere i vari pezzi che dopo andremo a montare a casa nostra, sono molto legati i pannelli solari con l'inverter. Faccio l'esempio pratico. L'inverter può avere 1, 2 o più canali MPPT. I canali MPPT servono a gestire le stringhe dei nostri pannelli solari. Se noi abbiamo una falda unica e tutti i pannelli esposti bene, per esempio verso sud, e li colleghiamo in serie e non sono tanti, possiamo utilizzare anche un MPPT solo che sta all'interno dell'inverter. Se abbiamo due falde, una a est e una a ovest, possiamo comunque far funzionare il nostro impianto mettendo una serie di pannelli a est e una serie a ovest. Forse questa è la soluzione anche migliore per avere il massimo del rendimento del nostro impianto e dopo vedremo perché. Poi ci sono altre cose che sono contenute nel nostro inverter che sono altrettanto importanti. Un caricabatterie che deve essere assolutamente automatico per gestire l'accumulo, ma può essere che il nostro inverter ibrido non abbia neppure bisogno dell'accumulo. C'è un ATS automatico, cioè va a commutare automaticamente tra la rete o il pacco batterie per l'alimentazione della casa, inserito sempre nella macchina. Può fare anche da UPS, cioè da backup, nel caso manchi l'energia delle utenze, diciamo, della strada, abbiamo la possibilità di continuare a alimentare almeno parte della casa con un sistema appunto di backup con la batteria. E ovviamente all'interno deve avere anche un inverter per trasformare la tensione e corrente del nostro pacco batterie in corrente alternata per poter alimentare la nostra casa. Quindi faremo un video proprio sull'inverter per andare a capire quali sono le cose che sono più importanti normalmente e quali sono magari gli accessori che possono essere utili ma non sempre necessari e quali sono le situazioni invece proprio al limite dove dobbiamo scegliere degli inverter con certe caratteristiche, delle cose che invece sull'inverter sono importantissime per raggiungere certi rendimenti del nostro impianto. Un esempio per tutti: se noi vogliamo vendere energia alla rete elettrica è meglio abbondare con dei pannelli solari che ci daranno molta più produzione e ci permetteranno di incassare quindi più soldi e quindi essere ancora più tranquilli nel pagamento di tutto quello che è la parte fissa delle bollette, che purtroppo lì non ci si scappa. Quanti pannelli servono e quanto spazio ho? Questa è un'altra cosa importantissima. È chiaro che io posso mettere pannelli fino al massimo della superficie utile che ho. Da questa superficie quanta potenza riesco a ricavare? Watt di picco, watt ora nella giornata completa, quanti volt riesco a raggiungere sommando le serie dei nostri pannelli e quanti ampere se dovessi fare anche dei collegamenti in parallelo. A questo punto dovrò anche decidere se i pannelli dovranno essere collegati in serie oppure in parallelo. Vedremo tra un po' come si fanno questi calcoli e quando conviene fare questo tipo di operazione. Dopo che ho tutti questi dati, direi che posso andare a scegliere anche l'inverter nella rosa di inverter che già prima avevo scelto, perché in pratica ho bisogno di sapere anche prima se voglio un determinato tipo di inverter. Faccio un esempio: se casa mia consuma mediamente 15, 18, 20 kW al giorno e ho bisogno di avere un inverter che mi produca come potenza di picco almeno 6 kW, ho già una serie di prodotti su cui, diciamo, indirizzare la mia attenzione. E ovviamente se casa mia consuma molto meno, potrò scegliere un inverter molto più piccolo, ma che anche gestirà molti meno pannelli, quindi magari non avrò bisogno di tantissimo spazio sul tetto. Sono due cose collegate. Un aspetto importantissimo è: meglio con la batteria oppure senza? E qua già tanti mi diranno
sicuramente con la batteria, perché così non consumo neanche la notte e quindi ho la possibilità di utilizzare l'energia da me prodotta sia di giorno che di notte, e anche magari in una giornata di brutto tempo è giusto, ma non è così sicuro che vada bene per tutti. Parleremo proprio degli accumuli. L'accumulo non è detto, per esempio, che più grande è, meglio è. Faccio un esempio pratico. Io a casa mia ho fatto dei test con un accumulo da 5 kW, da 10 kW e da 15 kW. Mentre l'accumulo da 5 lo usavo completamente ogni giorno e non mi bastava per finire la notte, con l'accumulo da 10 consumavo praticamente il 60-70% dell'accumulo ogni giorno, con l'accumulo da 15 consumavo il 40% dell'accumulo ogni giorno. Se dovessi valutare i giorni in cui non ho potuto prendere sole e quindi ho utilizzato l'accumulo al 100%, sono veramente pochi, e sicuramente la spesa di quei 5 kW in più non vale la candela. È meglio spendere per quei 5 kW, mettiamo che costino, faccio un esempio, 2000 euro, è meglio probabilmente spendere 2000 euro in pannelli che mi producono tutto l'anno molto di più, e in quei giorni che il tempo è brutto non andrò a utilizzare la batteria, utilizzerò la linea elettrica del fornitore di energia. Però nel conto economico di tutto l'anno, quei 2000 euro magari mi renderanno, non lo so, dico 1000 euro di energia venduta? Dopo vedremo giusti i conti. L'accumulo quanto mi farà risparmiare? 100 euro di kilowatt non presi? Allora capite che a quel punto è meglio mettere dei pannelli in più piuttosto che un accumulo. In certe situazioni, se ho una superficie di tetto molto grande, non escludo che sia meglio mettere tanti pannelli, un inverter magari più grande e non avere proprio l'accumulo. Andare a acquistare quella piccola parte di energia che uno va a utilizzare, a comprare durante la notte o quando c'è brutto tempo, ma averne tanta di più da vendere al nostro gestore e quindi incassare comunque più soldi alla fine dell'anno. Sono delle scelte da fare, ci sono degli equilibri. Le batterie sono molto costose, in questo momento i pannelli hanno un prezzo più che accessibile. Si trovano pannelli anche da 60, 70, 80 euro con potenze oltre i 400 watt. È chiaro che se il mio impianto deve essere progettato per lavorare in off-grid, allora in questo caso le batterie, l'accumulo è assolutamente fondamentale, e deve essere anche un accumulo che mi permetta di gestire le utenze di casa almeno per un 3 giorni, in previsione di tempi non tanto buoni. Per quanto riguarda l'esposizione solare di dicembre e gennaio, la valuteremo tra un po' meglio, perché ovviamente anche questo incide tantissimo. Una cosa è usare l'impianto in maggio, una cosa è usarlo in ottobre, una cosa in gennaio, cambia l'insolazione, cambia la quantità di energia che riusciamo a recuperare dal sole. Quanti pannelli solari installare? Dipende dallo spazio disponibile, dipende dall'azimut e dall'inclinazione che abbiamo a disposizione per prendere più sole. Un altro piccolo spoiler: non è detto che 6 pannelli messi tutti a sud siano meglio che avere 4 pannelli a est e 4 pannelli a ovest. Forse rende di più il secondo sistema, e possiamo comunque avere un inverter che gestisce massimo 6 pannelli. Vedremo dopo perché succede questa cosa e come può migliorare anche il nostro impianto in questo modo. Ovviamente tutti questi calcoli sono sempre collegati alla tipologia della rete e dell'inverter, quindi on-grid, off-grid, e del tipo di inverter che andiamo a scegliere. Se siamo già in possesso di un nostro inverter, magari potremo migliorare le prestazioni aumentando i pannelli, stando attenti però a rimanere sempre nei parametri. Vi dico ancora una cosa importantissima sull'inverter, che tanti non conoscono. Se il nostro inverter gestisce massimo 1 kW di potenza picco dei pannelli, non vuol dire che noi non possiamo mettere 2 kW di potenza solare. Noi dobbiamo solo stare attenti
a non superare il range dei volt del nostro inverter. Se noi rimaniamo all'interno dei volt massimi gestiti dall'inverter e abbiamo più produzione, l'inverter semplicemente taglierà tutto quello che non può gestire, ma non si rovina, non si brucia, non va in blocco. Lui ha una corrente massima che riesce ad assorbire. La potenza è data dalla tensione per la corrente. Quindi, se la tensione rimane nei limiti descritti dalla macchina, lui potrà prelevare tot ampere e i pannelli genereranno quella corrente. Se sono anche in grado di generarne di più, non succede nulla. È lui semplicemente che non la prende, non la assorbe. E quindi noi possiamo anche avere un inverter più piccolo con tanti più pannelli. Adesso vediamo una delle cose più importanti da valutare e da conoscere. Ovviamente la potenza solare dipende dall'ora, cioè durante la notte non abbiamo nessun tipo di generazione di energia. Poi l'energia inizia quando il sole sorge e riesce a illuminare i nostri pannelli, arriva ad un picco che di solito si trova tra l'1 e le 3 del pomeriggio e dopodiché comincia di nuovo a scendere per andare quasi a zero. Questa curva ovviamente varia in funzione anche della latitudine, perché è tutta un po' più bassa, più piccola, l'orizzonte del Sole diminuisce, varia anche durante le stagioni e varia ovviamente perché siamo legati anche al meteo, a quanto Sole abbiamo quel giorno nel nostro impianto. Questa quindi è una curva classica di un impianto solare con i pannelli esposti verso sud. Ma come vi ho detto prima, se mettiamo dei pannelli anche est a ovest, come si trasforma questa curva? Diventa una cosa di questo tipo. In questo caso abbiamo le curve riferite a un'esposizione a sud, che è la curva blu, est a ovest, che è la curva gialla. Ovviamente è la somma dell'est a ovest. Come vedete inizia prima, il picco è un po' più basso perché ci saranno meno pannelli, però rimane abbastanza costante per tante ore e dopo a un certo punto cade di nuovo giù quando il sole tramonta. In questo modo la superficie, cioè l'area della curva, che è la quantità di energia che riesce a prendere il nostro impianto, è un po' più bassa e un po' più ampia. In questo caso io quindi posso usare un inverter con una potenza un po' minore, utilizzandolo sempre praticamente al massimo, e distribuendo di più la potenza durante la giornata. Utilizzando invece i pannelli tutti esposti verso sud, avrò un picco di potenza maggiore, la somma di tutta la curva è anzi un po' maggiore rispetto all'est-ovest, per questo io prima ho detto est-ovest, 2 pannelli in più, cioè nel caso del sud mettiamo 6 pannelli, est-ovest mettiamone 4 più 4, anche perché dobbiamo rimanere nella tensione minima di funzionamento dell'inverter per avere un buon sistema, ma dell'inverter, come vi ho già detto più volte, parleremo in un altro video, ci sono tanti aspetti da valutare. In questo caso, come vedete, abbiamo una distribuzione maggiore di energia per più tempo. Questo può essere molto utile. Questo grafico vi fa vedere come cambia la posizione del Sole rispetto alle stagioni. D'estate il Sole sarà molto più alto all'orizzonte, autunno-primavera un po' meno, in inverno ovviamente sarà molto più basso. I problemi maggiori quindi noi ce li abbiamo in inverno. Quando andiamo a fare i calcoli è sempre ben tenere presente quanto riusciamo a generare di inverno, perché sono quelle le giornate più difficili, vuoi per il meteo, ma vuoi anche per la posizione del Sole rispetto all'orizzonte. Questo è un esempio invece tipico di quanto riesce a generare la nostra stringa di pannelli in funzione del meteo. Questo è un mese classico di marzo-aprile, quando abbiamo alcuni giorni di pioggia e nuvoloso. Come vedete, l'esposizione dei pannelli cambia. Riusciamo a generare più o meno energia durante alcune giornate. Chiaro che possiamo aiutarci con l'accumulo, ma come vi farò vedere tra un po', con i dati reali del mio impianto, l'accumulo arriva fino a un certo punto e dopo non ce la fa più. Se abbiamo
un giorno completo di brutto tempo difficilmente riusciamo a fare tutto il giorno e la notte fino al giorno successivo. E secondo me, visto che queste cose succedono tutto sommato in una piccola percentuale, meno del 10% rispetto a tutto l'anno, non merita avere degli accumuli molto grandi. Anche perché avere un accumulo molto grande e non riuscire a caricarlo sempre al massimo d'inverno crea altri problemi, va a rovinare le batterie che abbiamo. Quindi dobbiamo stare un po' attenti, dobbiamo equilibrare bene il nostro pacco batterie, ma parleremo di questo. Questo grafico rappresenta la potenza solare che riusciamo a generare dalla nostra stringa di pannelli solari. Questo lo ricaviamo direttamente da un sito che adesso vi faccio vedere. In questo modo potrete fare anche voi la simulazione del vostro impianto fotovoltaico, quanto riuscite a produrre e quanto ogni mese. Dopo valuteremo meglio questi dati. Eccoci qui sul sito finalmente, un sito della Comunità Europea che ci farà vedere come funzionano i pannelli solari riferiti alla zona dove stiamo proprio noi. Come vedete qui abbiamo una cartografia e ovviamente noi potremmo andare in qualsiasi parte d'Italia, ma anche d'Europa direi. Facciamo un test, facciamo per esempio... facciamo che siamo proprio a Trieste, dove sto io. Tac. Basta cliccarci sopra, si mette il segnaposto, ovviamente si può andare anche molto, cioè fare una cosa molto molto precisa. Facciamo finta di essere in questo posto. Ci spostiamo un po' qui alla destra, qua ci sono tante cose che a noi tutto sommato interessano relativamente. Dobbiamo andare qui sopra, grid connected, che vuol dire connessi alla rete. Questo è il database che utilizza il programma per fare i calcoli. Qui andremo a scegliere che tecnologia andiamo a mettere i pannelli solari. Questo è cristallini, monocristallino. Qua andiamo a scrivere quanti kilowatt di pannelli mettiamo. Facciamo per esempio facciamo 6 kW. Così abbiamo 6 kW. Quanto è la perdita dell'impianto? Qui c'è scritto 14% e un valore medio di solito si aggira su questo 14, 15, 16, dopo dipende quanto sono lontani i nostri pannelli, però per il momento lasciamo così. Un po' più in giù abbiamo la possibilità di inserire anche i dati della posizione dei pannelli, quindi slope sarebbe praticamente l'inclinazione dei pannelli e l'azimuth riferito a sud. Se noi abbiamo i pannelli per esempio a est sarà più 90, se dovessero essere perfettamente posizionati a ovest sarà un meno 90. Per il momento lasciamoli a 0, che siano esattamente a sud, e andiamo a vedere i risultati. Ecco qua. Questo bordo che vedete qui, anzi, questo cerchio è praticamente l'orizzonte dei nostri pannelli, nella posizione in cui io ho messo il segnapunto. Qui abbiamo delle case, delle costruzioni, delle colline, quindi mi dice che l'orizzonte è leggermente occupato. Però se a me questo non interessa posso anche toglierlo, e questo flag che si trova qua in alto, quindi rifaccio i risultati, questa volta l'orizzonte non compare più. Questi sono i mesi e questa è la produzione solare del mese. Praticamente 6 kW mi producono in gennaio, montati con quell'inclinazione e perfettamente a sud, 426 kWh. Febbraio 498, marzo 702, 759 in maggio e così via. In questo modo ho l'andamento preciso di quanto viene prodotto dal mio impianto fotovoltaico che ho installato sulla casa. Adesso vi faccio vedere una cosa. Mettiamo 1 kilowatt. Visualizziamo i risultati. Ecco qua.
1 kW mi produce 71 kWh in gennaio, in febbraio ne produce 83 kWh e così via. Noi sappiamo che una casa consuma mediamente, abbiamo detto, circa 300, 330, 340 kW al mese. Quindi se noi andiamo a vedere, per arrivare a quella cifra, siamo proprio intorno ai 5-6 kW. Proviamo con 5. Bellissimo questo sito perché funziona da Dio. Eccolo qua, 355 kW. Nel caso proprio specifico di casa mia, in realtà io qua devo mettere 45 gradi perché ho i pannelli puntati a ovest, ecco fatto, per 45 gradi. In questo caso questa è la mia produzione. Come vedete cambia un pochino, ma non è che cambi tantissimo. E qua ho 300 kW in gennaio, in febbraio 360, eccetera. Quindi 5 kW sarebbero già sufficienti per coprire la produzione di casa mia. Considerate che più o meno consumo sempre 300 kW. Adesso quest'estate, visto che utilizzerò molto di più i condizionatori, consumerò un po' di più, ma qui abbiamo un esubero di energia. E qua viene fuori il discorso che vi ho fatto prima. Se noi riusciamo a investire un po' di soldi in più, quindi a 120 euro il pannello per 500 watt, che se li trovano dalle Leroy Merlin per esempio, 520, 550 watt volte 10 sono praticamente 5 kW in più, 5 kW e mezzo, e moltiplicati sempre questi 10 volte i 120 euro sono circa 1200 euro. Con 1200 euro noi riusciamo a produrre questi kilowatt che vedete adesso. In totale, qui abbiamo anche il totale, qua in basso a sinistra, sono 6166 kWh. I kilowatt ora dovrebbero essere pagati più o meno 10-11 centesimi quando noi li andiamo a vendere in rete. Ovviamente questo valore varia dalle zone, varia anche dal mese, dalla stagione, cioè ci sono tanti parametri che bisogna considerare anche per vedere questo valore. Però come valore di riferimento direi che è abbastanza giusto. Se noi quindi investiamo 1200 euro in pannelli e abbiamo una produzione con questi 5 kW di 6166 kW, vuol dire che recuperiamo ogni anno circa 616 euro con questa energia dai 5 kW in più. Quindi magari 5 kW li teniamo per casa nostra, no? L'impianto sarà totale 10 kW, però ragioniamo in questo modo. 5 kW li teniamo per casa nostra e li usiamo per le nostre necessità. Aggiungiamo altri 5 kW che ci andranno a produrre questi 600 euro al mese, ma di quei 5 kW che noi facciamo per casa nostra, in realtà consumandone circa 3600 all'anno, ci avanzeranno anche lì diversi kilowatt, sono circa 250 kW, 350 kW, quindi 350 kW. Allora, 350 al mese moltiplicato per 12 fa circa 4000 kW. Facciamo un conto tondo. Per arrivare a 6122 ci avanzano 2000 kW. Li aggiungiamo qui, questi 2000 sono 8166 kW, vuol dire circa 800 euro all'anno di recupero. Chiaro che quei 5 kW di pannelli in più dovremmo anche installarli, e anche qua ci sono state delle discussioni, tanti mi hanno chiesto i prezzi, eccetera. Bisogna fare dei preventivi. Una cosa è avere un giardino o avere una tettoia, come nel mio caso li ho semplicemente appoggiati in giardino, ho tirato 2 cavi in casa e ho finito lì. Se devo andare sul tetto costa molto di più, devo avere la linea vita, devo avere una squadra che sia abilitata, bisogna fare tutta una serie di lavori, però con queste cifre, se uno riesce a recuperare ogni anno 5, 6, 700 euro, allora il gioco può valer la candela, perché no? Abbatto completamente le spese dell'energia elettrica che mi serve per i consumi di casa
In più ho quei 600-800 euro all'anno che mi servono per coprire le spese fisse della bolletta e recuperare anche qualche soldino in più per gli imprevisti. Bisogna fare un conteggio totale. Comunque non voglio rendere troppo complicato questo video e adesso andiamo a vedere ancora qualcosina sui pannelli solari che riguarda il parallelo serie, azimuth e inclinazione, anche se su questo sito, che trovate in descrizione il link ovviamente, è molto semplice, no, da calcolare. Basta andare a vedere la superficie che avete sul tetto, controllare anche con un telefono, si vede con la bussola come è esposto, misurate l'inclinazione del tetto, se proprio non riuscite a misurarla fate una cosa spannometrica, 15, 20, 25 gradi, tanto le differenze in questo programma ci sono, ma non sono così eclatanti, sono 5-10% in più, in meno. Andiamo a controllare tutte queste cose, le inseriamo qui su questo sito, andiamo a mettere il segnaposto esattamente dove abbiamo la casa noi e abbiamo tutti i calcoli già pronti. E questo è un ottimo sistema anche per valutare se conviene mettere 6 pannelli tutti rivolti a sud oppure piuttosto 4 pannelli a est, 4 pannelli a ovest. Però per fare questo tipo di ragionamento dovrete aspettare il prossimo video, che sarà a brevissimo, che parlerà dell'inverter, perché lì bisogna stare attenti su alcune cose, cioè su alcune cose molto importanti. Per esempio la tensione di innesco. Cosa vuol dire? Per far partire l'inverter, perciò che ci sia una produzione, bisogna raggiungere una certa tensione e rimanere dentro a un certo range di tensioni. Quindi io non è che se posso mettere 6 pannelli sull'inverter, allora magari con 4 pannelli funziona uguale, ne metto 4 a destra, 4 a sinistra. Può essere che il minimo per far partire il nostro inverter siano proprio 6 pannelli. In quel caso dovremo metterne 6 a destra e 6 a sinistra. Ma non voglio complicare troppo questo video perché è già molto lungo e come vedete ci sono in continuazione cose da aggiungere. Finiamo il discorso sui pannelli solari. Sul prossimo video in cui parlerò dell'inverter spiegherò meglio il discorso pannelli sud, est, ovest, in piano, proprio con le caratteristiche del nostro inverter che abbiamo scelto. Parliamo di un'altra caratteristica adesso, anzi di alcune caratteristiche che sono legate sempre ai pannelli solari. All'inizio del video vi ho mostrato il cartellino che andate a trovare sui pannelli solari dove vi danno tutti i valori, la potenza di picco, la tensione massima ammissibile, la corrente di cortocircuito. Ci sono altre curve che non sono così importanti, però bisogna conoscerle in modo da capire come funzionano i pannelli solari. Perché, per esempio, i controller MPPT funzionano meglio dei controller invece che sono PWM, cioè uno va a cercare il punto di massima potenza, l'altro invece va semplicemente a aprire e chiudere il circuito molto velocemente per cercare di regolare la tensione e la corrente che va sul pacco batterie. E torniamo di nuovo a noi. Allora, parliamo un attimo di pannelli. Ci sono anche altri valori che vengono normalmente messi nel foglio di datasheet fondamentalmente del nostro pannello solare. A noi non interessa tanto i valori assoluti che andiamo a trovare lì, però voglio farvi vedere alcune cose che sono interessanti. Quello che vedete a schermo sono i 3 grafici che si trovano allegati sui nostri pannelli solari, sempre sul foglio che ne esplicitano tutte le caratteristiche. Come vedete, qui sul primo abbiamo la corrente e il voltaggio e abbiamo quanto praticamente quali sono le caratteristiche del pannello in funzione dell'insolazione, cioè di quanta energia dal sole riesce a ricevere il pannello. Come vedete sono delle linee abbastanza dritte che partono da un certo voltaggio e che arrivano fino a 45, 50, 51, 52 volt. Visto che quando noi andiamo a vedere la potenza dei pannelli solari, che è la cosa che ci interessa più di tutte, la potenza, come vedete scritto qua,
e watt uguale volt per ampere, noi dobbiamo cercare di stare in fondo a questa curva. Quindi dobbiamo far lavorare i nostri pannelli intorno ai 40-45 volt, perché qui avremo il massimo della potenza. Se noi facessimo lavorare il nostro pannello a 10 volt, 10 volt per 13 ampere, siamo qui, vuol dire 130 watt. Se noi invece riusciamo a portarlo a una tensione molto più alta, 40-45 volt, cominciano a essere 400 watt, 500 watt. Quello che interessa a noi, quello che voglio farvi notare, è che i pannelli, per erogare tutta la potenza che hanno, diciamo, a disposizione, che riescono ad erogare, indipendentemente dalla quantità di luce che ricevono, bisogna farli lavorare a una certa tensione, che normalmente è molto elevata, vicino alla tensione massima raggiungibile dal pannello. Perché sono importanti questi aspetti? Perché adesso vedremo come si va a fare il parallelo e la serie nei pannelli solari. Ma il nostro controller, il nostro inverter, bisogna cercare di farlo funzionare all'interno dei valori massimi del pannello. Se noi, il nostro inverter, per esempio, innanzitutto deve accettare tutti i volt della nostra serie a circuito aperto. Questo vuol dire che se il nostro inverter può prendere massimo 500 volt, noi non possiamo mettere 10 pannelli da 55 volt di tensione massima, perché potrà succedere quando il nostro inverter non preleverà potenza, perché magari le batterie sono cariche e non stiamo consumando, la tensione, la somma di tutte queste tensioni di 55 volt arriva a 550 e l'inverter va in blocco perché superiamo una certa tensione. Se superiamo ancora di più quella tensione faremo anche fumo e fuoco, quindi è assolutamente bene non superare questi valori, soprattutto all'interno del nostro inverter. Per quanto riguarda la potenza, come vi stavo dicendo, tra i 40 e i 45 volt noi abbiamo il massimo della potenza in watt, proprio per il fatto di, come vi avevo mostrato sul grafico sopra, più aumenta la tensione, la corrente rimane costante, ma aumenta la tensione, quindi arriva un punto che è il punto di massima potenza. Ecco, il nostro PPT deve far funzionare il nostro pannello solare, la nostra serie di pannelli solari, proprio in questo gomito, in questa punta qua in alto, dove riusciremo a sviluppare il massimo della potenza. Anche qui abbiamo diverse curve a seconda dell'irraggiamento, con le nuvole, col cielo quasi sereno, col cielo completamente sereno. L'ultimo grafico rappresenta il funzionamento dei pannelli in funzione della temperatura. I pannelli, quando si scaldano, producono molto meno. Per questo, se uno bagna i pannelli con l'acqua, in una giornata col sole a picco e li riesce a raffreddare, vedrà che avrà un picco di produzione. È dovuto proprio a questo. Come vedete, con un'esposizione di 1000 watt al metro quadrato, di senso di intensità luminosa, il voltaggio aumenta in uscita del nostro pannello e per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, se noi facciamo aumentare i volt, automaticamente la potenza aumenta. Questo vuol dire che questa curva, che è a 10 gradi, produrrà abbastanza più energia rispetto alla curva dove il pannello ha 70 gradi. Stiamo parlando del 20% in più, quindi ci sono delle differenze che dal lato pratico non sono importantissime, però dal punto di vista teorico è bene conoscere. Se avete già un impianto solare avrete notato che quando smette di piovere spesso si hanno delle produzioni ancora più elevate. Invece di produrre, non lo so, 3 kW, riuscite a raggiungere i 3 kW e 3, 3 kW e 4. Questo perché? Perché le nuvole che sono passate o stanno arrivando, è indifferente, che sono bianche, riflettono anche loro dei raggi solari. Quindi il pannello riceve i raggi diretti del sole più il riverbero di tutte le cose bianche, quindi le nuvole che sono in cielo. Se ci sono diverse nuvole di lato e in mezzo c'è una finestra dove passa il sole, vedrete che la produzione aumenta anche del 10-15%.
Anche per questo teniamoci con un margine di un 10% sulle tensioni massime che può arrivare il nostro pannello, perché questo ci può salvare abbastanza in situazioni di riverbero senza mandare in blocco il nostro inverter. Vi stavo dicendo della serie parallelo. La serie è composta dai nostri pannelli messi tutti uno dietro l'altro, come ho disegnato in questo schema. I pannelli in questo caso sono da 30 volt 10 A, abbiamo 5 pannelli, 30 per 5 sono 150 volt, la corrente rimarrà costante, quindi 10 A. A noi serve sapere come si fa una stringa, questa viene chiamata stringa in gergo, perché dobbiamo raggiungere le tensioni di ingresso, di innesco del nostro inverter, proprio per farlo funzionare. Io avevo fatto delle prove sul mio inverter della DEIE, per esempio, con 4 pannelli riuscivo a produrre massimo 200 watt, 300 watt, proprio perché la tensione massima di innesco non era raggiunta, eravamo proprio al limite. Con 4 pannelli a 40 volt cada uno sono 160 volt, 150 e lui partiva dai 150, quindi poverino non ce la faceva proprio. Aggiunti 2 pannelli ho subito migliorato tantissimo, ho cominciato a produrre tanto di più, riuscivo a produrre 8x4 3200 watt, una cosa del genere, quindi una produzione assolutamente molto più concreta e importante. La differenza si nota soprattutto alla mattina o alla sera o con il nuvoloso, perché quando io ho il cielo nuvoloso o la mattina presto o la sera, se non ho tanti pannelli in serie che riescono a darmi una tensione di innesco abbastanza elevata, non riesco a far partire proprio l'inverter e quindi lui rimane spento anche magari in 2-3 ore, dove invece potrebbe produrre. Non parlo di potenze elevatissime, ma potrebbe fare 200-300 watt, che volte 200-300 watt ora, che volte le tot ore comunque sono un gruzzoletto che si mette da parte. Questo riguarda soprattutto i mesi invernali o i gennaio, febbraio, marzo. Un'altra cosa da sapere, quando io ho una serie come questa, se un pannello va in ombra, automaticamente tutta la serie cade, nel senso che comincio a avere problemi di erogazione di corrente, perché quel pannello mi crea una specie di tappo di freno, quindi non riesco a produrre l'energia da tutta la stringa. Non è che perdo solo la potenza di un pannello, mi si proprio chiude quasi completamente la stringa, perdo tantissimo. Quindi nelle serie, se noi abbiamo un pannello che funziona male, quello sarà quello che dà praticamente il valore massimo di corrente e questo può essere un problema. Se abbiamo situazioni in cui a una certa ora un pannello comincia a prendere ombra, allora lì bisogna utilizzare gli ottimizzatori. Cosa sono? Sono degli apparecchietti che si mettono sul pannello solare che sono in grado di far saltare quel pannello e quindi mantenere tutti gli altri pannelli operativi mentre quello viene un po' escluso, chiamiamolo così. Se ho una situazione con tanti pannelli dove ogni tanto uno prende l'ombra una volta, uno prende l'ombra l'altra, allora lì sono obbligato purtroppo a usare gli ottimizzatori e metterli da tutte le parti. Il parallelo, invece, a differenza della serie, mi fa la somma degli ampere di ciascun pannello solare mantenendo la tensione massima sui nostri poli, che è quella che riescono a generare i nostri pannelli ciascuno singolo. Cioè pannelli da 30 volt 10 A, come l'esempio precedente, sempre i soliti 5 pannelli, mi riescono a produrre 50 A però a 30 volt. Le nuove power station, per una normativa che è uscita da poco, funzioneranno tutte con un ingresso massimo di 60 volt. Questo vuol dire che dovremmo abituarci a utilizzare anche i paralleli sui pannelli e non soltanto le serie. Saranno in grado di magari gestire correnti più elevate, ma dovremo mettere più pannelli in parallelo. Si possono fare ovviamente anche degli impianti misti, 3 pannelli in serie più 3 pannelli in serie messi in parallelo. Quindi cosa succede? 30 più 30 più 30 fanno 90 volt, 10 A fanno 90 per 20 A.
Attenzione alle Y, attenzione ai collegamenti e ricordatevi che negli impianti con il parallelo dei pannelli bisogna sempre mettere su ogni pannello o su ogni serie di pannelli un diodo di non ritorno che serve per cosa? Perché quando una stringa non produce e l'altra sta producendo, parte dell'energia può tornare indietro e va a scaricarsi sulla stringa che non produce e questo non è bene sia per il nostro impianto che per i pannelli solari che non sono fatti per funzionare appunto al contrario. Quindi mettendo questi diodi di blocco, noi saremo sicuri che la corrente può circolare solo in una direzione. Quindi i diodi, come vi sto mostrando adesso, quelli a sinistra, sono diodi importanti che tengono anche potenze importanti, devono essere messi su un piano metallico in modo che si possano raffreddare. Quelli a destra vanno bene, ma vedete qua c'è scritto per esempio 15 A. Io un diodo così non lo userei mai su un pannello che mi produce 10 A, perché rischio comunque che si fonda, soprattutto d'estate. Se la temperatura fuori è 30-40 gradi, questo non riesce più proprio a dissipare nulla. Quindi lasciate perdere questi diodi a meno che non fate impianti su una barca, su un camper o con pannelli solari molto piccoli, da 100, 200, 300 watt massimo. Qua c'è lo schema che vi rappresenta, come vi ho detto prima, come devono essere installati i diodi. In questo modo, quando noi andiamo a fare l'impianto, abbiamo due stringhe che hanno un'uscita sola da 150 volt 20 A. Gli ottimizzatori che vi ho spiegato anche prima sono quelli che vanno messi praticamente all'uscita del pannello solare e dopo vanno collegati in serie o in parallelo a seconda di quello che dobbiamo fare e servono per poter escludere, ma senza creare un freno, un tappo all'impianto, un determinato pannello. L'ottimizzatore va montato come vedete in questo schema qui. In questo modo possiamo anche utilizzare pannelli di potenza diversa. Qui abbiamo due pannelli da 100 watt e tre pannelli da 400 watt, magari acquistati in momenti diversi, o perché abbiamo degli spazi diversi da poter utilizzare. In questo caso 400 volte 3 sono 1200, 1300, 1400, con gli ottimizzatori abbiamo comunque un'uscita da 1400 watt. Ancora una parola sui fusibili. Si usano per sezionare l'impianto, ma praticamente impossibile che saltino. E vi spiego anche il motivo. Se noi abbiamo un pannello solare che produce nella corrente di cortocircuito 13 A e normalmente ne produce 11-12, noi andremo a mettere un fusibile da almeno 15 A, giusto? Ok. Se il fusibile si brucia a 15 A e il nostro pannello solare, se noi andiamo a mettere i fili proprio in cortocircuito, quindi più di così non possiamo fare, sviluppa massimo 13 A,8, non riuscirà a bruciare il fusibile. I fusibili sui nostri pannelli solari servono soprattutto per la manutenzione degli impianti, perché mentre un magneto termico potrebbe anche non staccare, rimanere attaccato e quindi noi andiamo a toccare i cavi, magari prendiamo la scossa e ci lasciamo le penne, perché qua parliamo di tensioni molto importanti, i pannelli solari, anche se abbiamo un problema sull'impianto, non ce la faranno a bruciare il fusibile. Però noi, aprendo la scatola di fusibili, siamo sicuri che non ci sarà più la tensione su quei cavi e quindi potremo andare a lavorare sull'inverter o sull'impianto. Quindi i fusibili vanno messi, vanno dimensionati 10-15% più di quella che è la carica massima e la corrente massima che riesce a sviluppare i nostri pannelli solari, ma ricordiamoci che in realtà è praticamente impossibile far bruciare un fusibile. Un'ultima cosa, ci sono ancora gli scaricatori. Servono per i fulmini. Se dovesse cadere un fulmine sul nostro impianto fotovoltaico, sui pannelli solari, i scaricatori saltano, vedete qui c'è una spia verde, diventa rossa, e scaricano il fulmine a terra, sulla linea di terra. Qui ci sono i collegamenti dove dobbiamo mettere il parallelo dei nostri cavi che arrivano dai pannelli solari e qui c'è il cavo che va collegato al cavo di massa. Il scaricatore serve rarissimamente. È molto più facile che
cada un fulmine sulla rete del gestore e che attraverso quindi la linea del gestore ci arrivi il fulmine sull'inverter, e quindi lì sì che dobbiamo mettere i scaricatori, ma sui pannelli solari è veramente molto molto difficile, veramente molto difficile. Si possono mettere, comunque non costano tanto, è un investimento che si può fare. Ancora una parola sui cavi dei pannelli solari. Per normativa devono essere a doppio isolamento, diametro minimo 4 mm, possono essere anche di 6 mm se abbiamo correnti superiori ai 10-12 A e soprattutto distanze importanti. Cavi di buona qualità, non devono essere assolutamente in alluminio, devono essere in rame, questa è un'altra cosa fondamentale, meglio se sono in rame stagnato, come vi ho detto 4 mm minimo, poi là dipende molto anche dal nostro impianto. Se abbiamo i pannelli molto lontano è meglio andare a 6 mm, avremo una caduta di tensione minore sui nostri cavi. Per ultimo abbiamo la tabella di riferimento, cioè una sezione dei cavi che dobbiamo scegliere in base alla corrente e alla lunghezza dei nostri cavi. Bisogna considerare sempre l'andata più il ritorno. Qui abbiamo la corrente 10, 20, 30, 40, 50 A, abbiamo una lunghezza di 5 metri, 10 metri o 20 metri e sotto abbiamo i diametri dei cavi. Ovviamente quando parliamo di correnti di 50 A, come vedete, partiamo da 16 mm quadri, 25 per 10 metri, 35. Per le cose, diciamo, per le case, per i pannelli solari, dove la corrente normalmente è compresa tra i 10 e i 20 A, andiamo solo su di tensione, in questo caso parliamo sempre di 4 mm, come vedete. Ecco, solo nel caso dei 20 A, se andiamo sui 10-20 metri, abbiamo 6 o 10 mm quadri. Ma con 4 mm comunque funziona tutto l'impianto, perché la caduta di tensione, se noi abbiamo 400 volt, è comunque proporzionalmente molto piccola. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like per permettere a YouTube di proporvi altri contenuti del mio canale appena li pubblicherò. Grazie a tutti, a presto!